Burda Style aprile 2023. Sei pronto a sfogliarla con me? Vedremo insieme quali tessuti scegliere per i nostri cartamodelli. Scopriremo come modificare ogni cartamodello per la nostra fisicità. E ancora, approfondiremo come mixare diversi cartamodelli per andare a creare nuovi personali progetti sfruttando tutti i pezzi all'interno del Burda Aprile 2023. Pertanto, se hai voglia di condividere con me questo nuovo video, sei approdato nel video tutorial giusto! Bentornate cuci amiche e cuci amici direttamente dalla vostra Sara Poiese, Digital Content Creator. Vi do il benvenuto in questo nuovo contenuto e soprattutto andremo a scoprire insieme quello che è il Burda Style di aprile 2023. Se è la prima volta che approdi su un mio video qui sul canale YouTube, ti invito a sbirciare anche tutti gli altri miei canali social, la mia pagina Facebook e il mio profilo Instagram. Si chiamano entrambi Sara Poiese e poi trovi anche il mio blog con tanti contenuti gratuiti dedicati al cucito sartoriale, al cucito creativo, agli strumenti per il cucito e anche agli sfogli delle riviste. Trovi poi i corsi online nella mia seconda piattaforma, le trovi entrambe linkate qui sotto in info box, dove potrai trovare tantissimi corsi online disponibili per sempre dedicati al cucito sartoriale, modellistica, BC cucito, cucito creativo e uncinetto e maglia. Ma entriamo nel vivo dello sfoglio della rivista Burda Aprile. È un numero ricchissimo di modelli veramente molto fattibili. Iniziamo a sfogliarlo assieme e partiamo dal primo modello, l'abito 119, nelle taglie 36-44. Le caratteristiche di questo abito sono la sua linea semplice, molto bon ton, caratterizzati da questo movimento di penso orizzontale classico di un corpino. È altresì caratterizzato da uno scollo a goccia. Abbiamo imparato a realizzare gli scogli a goccia anche nel mio corso dedicato alle scollature che trovi presente in Academy. Ci sono ben 2 corsi dedicati alle scollature e li puoi trovare entrambi linkati nell'info box qui sotto. Tra l'altro adesso sto andando a sbirciare proprio i corsi di ABC cucito presenti in Academy, trovi scollature 1 e scollature 2. In scollature 1 abbiamo imparato a fare una scollatura a goccia semplice, mentre in scollature 2 ci siamo anche divertiti con scollature più creative. L'aspetto bello di questo progetto è che lo puoi realizzare in qualunque tessuto molto leggero, perché hai bisogno di avere una certa fluidità nel tessuto per far gestire bene l'elastico in vita e al tempo stesso per far gestire bene la manichetta che ha bisogno di essere svolazzante, sia allo chiffon, sia all'organza, sia a tutti i tessuti leggeri come la mussola, sia a tutti quei tessuti leggeri e possibilmente coprenti, perché altrimenti incorri in questo rischio di avere un'eccessiva trasparenza che ti obbliga a foderare corpino e almeno metà della gonna. La tunica 121 è un modello che mi permetto di consigliarti con alcune dovute varianti. La tunica è molto portabile sulla stagione primaverile. Se non vuoi un capo eccessivamente vistoso nella manica, modifica lo stampo. Questa tunica infatti è meravigliosa se lavorata con la manica che scende diritta, pertanto evita tutta questa arricciatura, che però puoi comunque realizzarla se ti piace, ma allunga la manica della lunghezza che a te serve e valuta anche una manica a 3/4, in modo tale che se tu realizzi questa tunica, per esempio in lino, puoi lavorare una manica a 3/4 con un bello spacchetto sul gomito e hai così ottenuto una tunica classica, veramente molto portabile. La bottonatura poi con i bottoncini così è veramente super e la bottonatura a goccia con paramontura l'abbiamo vista in scollature 1, ma abbiamo imparato a fare anche una scollatura a V eventualmente, se tu non la volessi proprio così diritta, ma la volessi un pochino aperta, perché abbiamo imparato in scollature 2 a fare la scollatura a V con paramontura. La giacca 129 mi piace non sottovalutarla, ha davvero del potenziale con alcuni piccoli accorgimenti.
Uno, non realizzarla con le righe, ma non perché non sia bella, ma è complesso gestire alla perfezione la riga. Potrebbe scapparti, se sei alle prime armi con il cucito sartoriale, di non riuscire a rendere perfettamente simmetriche le righe del corpetto davanti destro con le righe del corpetto davanti sinistro. Pertanto opta piuttosto per una tinta unita nella parte centrale del corpino, mentre puoi usare una riga in verticale nella restante parte del corpetto, in modo tale che tu non debba incorrere in criticità durante la lavorazione. Questo progetto in realtà è molto bello anche da realizzarsi in altri tessuti oltre la seta grezza, il canapone, il linone, perché è molto bello da realizzarsi anche in tessuti come il tessuto jacquard o come il tessuto popeline, perché sono dei tessuti piuttosto rigidi ma non troppo, che ti permettono di avere un bel look per un giacchino che in realtà è più uno spolverino più che un giacchino, perché è un progetto che devi indossare sopra ad un capo, ma che A non ti tiene caldo, B non è una giacca elegante, C completa un outfit casual. Sarebbe come se io sulla mia t-shirt volessi indossare questo giacchino, è perfetto, lo completa senza essere eccessivamente impegnativo. Non sempre infatti nel nostro guardaroba abbiamo bisogno di capi eccessivamente strutturati e impegnativi. Molto bella la gonna 127 con un'accortezza. Se hai i fianchi larghi, lascia stare questo modello, sono sincera, perché questo modello fa fianco. Se hai una pancia piatta e un fianco largo, lascia stare. Se hai un fisico a rettangolo, questa gonna invece può fare per te, perché dà un po' di volume in prossimità del bacino. Se hai molto gluteo, lascia stare, questa gonna ti ingrosserà. Perché? Per un ragionamento molto semplice, tutta l'arricciatura parte dal bacino in giù, quindi se tu non vuoi valorizzare la zona del gluteo, lascia stare questo modello. In realtà, se hai magari un seno importante, invece hai un gluteo piuttosto asciutto e vuoi compensare l'illusione ottica per creare un corpo più armonico, allora questa gonna fa il caso tuo, a condizione che scegli tessuti molto leggeri perché la parte dell'arricciatura deve essere molto leggera, non deve essere impegnativa, non deve essere goffa. Io personalmente avrei fatto questa gonna lunga alla caviglia. Valuta queste piccole modifiche, ti trasformano un cartamodello rendendolo davvero personalizzato. Se la porti lunga fino alla caviglia la puoi fare in un lino molto leggero, indossarla con un sandalo in estate per un look anche un po' più elegante rispetto alla gonna così a 7 ottavi. Il mini abito in realtà riprende la linea della tunica e il mini abito a tutti gli effetti ha una sorta di scollo a polo, per così dire. E abbiamo visto lo scollo a polo nel corso Modellistica e confezione Scollature 2, che trovi sempre presente in Academy. Il link è qui sotto, anzi qui sopra, nella sezione dei corsi di ABC del cucito, ma lo trovi anche ovviamente linkato in descrizione. Questo mini abito è meraviglioso anche perché ha uno spacco arrotondato e questa lavorazione è perfetta come copricostume, ma anche come abitino da indossare nella stagione più calda se realizzato un po' più lungo. Pertanto, se non sai come fare l'orlo arrotondato allungando il progetto, fai il progetto così com'è, originale, poi taglia la parte dedicata all'orlo, allunga il progetto dal taglio che hai fatto di 10 centimetri, per esempio, e poi reincolla la parte dell'orlo. In questo modo avrai lasciato inalterato il cartamodello con la curvatura dell'orlo e tu avrai allungato il tuo stampo. Veramente molto bello questo pezzo. Mi piacerebbe realizzarlo perché davvero è anche un capo molto bon ton e chic che secondo me mi starebbe davvero bene. La maglia 123 la boccio ma per una ragione, le frange nell'orlo. Se in realtà cambi le frange nell'orlo, questa maglia può davvero divenire poliedrica, da lavorarsi in tessuti elasticizzati categoricamente, quindi taglia cuci e punto copertura. Questa maglia, togliendo le frange e sostituendole con qualcosa di più sobrio per i miei gusti, è davvero un capo passepartout. Guarda che veste un po' morbido, per cui valuta eventualmente di ricalvare una taglia di meno. La manica di questo modello è piuttosto cascante, se infatti fai caso, quando la modella lo indossa, ha la manica che scende piuttosto anche nella foto, nella spalla laterale, pertanto presta particolare attenzione alle fotografie perché in casa Burda Style sono molto attenti a ogni dettaglio anche negli shooting, pertanto
la foto rispecchia davvero anche poi la vestibilità del modello. Il gilet 102 mi piace, devo ammettere, e credo fortemente che lo realizzerò per una ragione. Uno, ha questo collo che è sì impegnativo, ma se realizzato in un capo smanicato perde il suo aspetto, il suo sapore eccessivamente impegnativo. È molto sagomato perché è dotato di 2 pence davanti e una pence dietro. È meraviglioso in lino se devo magari farmi un safari all'estero e quindi avere a disposizione un gilet che mi protegga dal sole e magari dall'aria con delle comode tasche per riporre tutto il necessario. Tra l'altro ho anche 2 tasche alla Sariana molto molto belle che se cerchi sempre in Academy nel corso tasche lo trovi in tasche 1 e tasche 2, per cui sono veramente degli approfondimenti utili. Puoi anche non foderarlo, ma lo devi fliselinare sul collo, non ci piove. Il pantalone pantaculotto 125 io lo boccio, ma solo per una ragione: non ho il fisico adatto a vestire un progetto del genere, cioè se sei più bassa di 1,70 m, questo modello scordatelo, cioè i pantaloni troppo larghi ti fanno ancora più bassa, quindi se sei dal 1,70 m in su questo modello è fantasmagorico, se sei dal 1,70 m in giù, sono onesta, questo modello ti allargherà in maniera inverosimile. Per quanto io adori questi pantaloni larghi, trovo che quando li indosso faccio proprio l'effetto insaccato e devo, per compensare, indossare un tacco molto alto. Quindi a te la scelta: se riesci a sopportare un tacco 12 per tante ore, questo pantalone comunque poi largo slancia la figura. Se lo vuoi portare con una ballerina bassa, una scarpa bassa, passa oltre. Ovviamente tutti i tessuti molto leggeri ma coprenti, perché altrimenti si vede la lingerie. Il modello top 126 nelle taglie 34-42 io lo boccio, ma lo boccio per uno stile mio personale. Non amo mettere così tanto in mostra il décolleté, anche perché probabilmente io, avendo un décolleté molto importante, non mi sento a mio agio nell'indossare un capo così scollato. Io trovo un capo così scollato perfetto per andare in piscina, devo ammettere, per andare al mare, ma non è una critica, assolutamente, ben lungi, a chi ama indossarli. È soltanto un mio gusto personale, che ho cercato di esplicarvi con tanto garbo, buon gusto e delicatezza. Nonostante ciò, bisogna fliselinare completamente ogni parte di questo cartamodello, sia il davanti sia la fascia della vita, e valutare eventualmente una cerniera a zip invisibile nel laterale. Se posso permettermi un consiglio aggiuntivo: le spalline, per far sì che siano un po' più aderenti, inseriscici dentro un elastichino mezzo centimetro più stretto rispetto alla lunghezza totale delle spalline, in modo tale che l'elastico dentro tiri un attimino e non ti faccia cadere la spallina. Per quanto riguarda l'abito 116, invece, non sottovalutarlo perché ha del potenziale, con alcuni piccoli accorgimenti. Quest'abito, se realizzato con questi tagli nel corpino, è veramente meraviglioso perché è un abito dal taglio impero sagomato con i tagli verticali. Fantastico, ma lungo così no, cioè lungo così ti invecchia di default. Accorcia l'abito, portalo al ginocchio e vedrai che l'abito si svecchia immediatamente. Cambia la manica e fallo senza maniche. Vedrai che l'abito acquista uno stile completamente diverso. O ancora, sostituiscici una manica ad aletta. La manica ad aletta infatti è una soluzione perfetta per andare eventualmente a svecchiare, ma anche dare un tono davvero multiuso a quest'abito. Perfetto in cadì, perfetto in crepe, perfetto in rasatello di cotone, in lino, in qualsiasi tessuto fermo o stretch tu lo voglia fare, quest'abito è bello se segui questi piccoli accorgimenti. Il servizio prosegue poi con lo stesso gilet che abbiamo visto prima, semplicemente fatto più lungo, quindi non cambia assolutamente nulla nel pezzo 101, e prosegue con l'abito 105. Allora, l'abito 105 ha questa linea molto ampia e questo colletto Peter Pan. A mio avviso fa molto prima mano, però bisogna stare attenti a come lo si contestualizza, cioè modificalo con una cinta in vita, prendi un cinturino di pelle e mettilo in vita, già l'abito cambia aspetto. 2. Non scegliere un tessuto a pois, a pallini, che lo rende rigorosamente bon ton, o meglio, rigorosamente premamani, chiedo venia. Scegli piuttosto
o delle tinte unite o delle linee geometriche, delle stampe geometriche anche astratte che diano in realtà grinta al progetto. Togli per piacere i polsini da questo progetto perché abbinati a tutta questa lavorazione arricciata conferiscono ancora di più il tono Premaman. Il modello è perfettamente bilanciato se vuoi dargli quel look, mentre se vuoi un'alternativa e sfruttare lo stampo cambiandogli un attimo il genere di impatto visivo, allora cambia la manica, fai una manica liscia, pulita, cambia il tessuto, togli il colletto Peter Pan e opta per un girocollo semplice e pulito. Se vuoi eventualmente allunga quest'abito al di sotto del ginocchio perché allora indossandolo con una cintura il look di quest'abito cambia completamente. T-shirt 112, penso che la distruggerò a suon di farla. Il cartamodello verrà letteralmente disintegrato dal numero delle volte in cui io rifarò questa t-shirt. Sagomata, pulita, semplice, poliedrica, scollo a V ben originato. Pensi di poter anche trasformare questa maglietta in tutte le scollature che vuoi perché se scegli il corso dedicato alle scollature 1 e 2, prendi questa maglietta, la trasformi in un girocollo, perché basta chiuderla, e ci applichi qua davanti qualunque scollatura tu desideri. Un unico stampo, n infinite opportunità di trasformazione di questa maglietta. Manica lunga, manica corta, manica a 3/4, senza manica, scegli davvero come vuoi farla, a condizione che tu la faccia in jersey o comunque in jersey di cotone, jersey di viscosa, deve essere fatta in tessuti elasticizzati. Il top 109 ti dico che lo adoro assieme alla t-shirt precedente, perché? Perché ha davvero del potenziale questo top. È un top che puoi realizzare in seta, in georgette, ma anche in tutti i tessuti molto leggeri e fluenti, purché possibilmente coprenti. Che cosa ha di bello? Questo è un progetto passepartout, lo puoi usare anche su una gonna di un tailleur o su un pantalone, ma anche su un jeans. Alla gonna del tailleur conferirà ulteriore eleganza, al jeans conferirà raffinatezza e charme. Questo progetto senza manica al tempo stesso è estremamente sobrio perché ha l'incavo manica molto chiuso, pertanto questo progetto è fenomenale sia realizzato originale così come lo propongono con lo scollo a goccia dietro e gli spacchi laterali, ma anche se scendi con il progetto lo fai più lungo e lo trasformi in un abitino. Anche qui una bella cinta di pelle in vita e hai veramente realizzato un capo passepartout. Un pantalone che ti garantisco che andrò a fare perché ha anch'esso del potenziale è il 110 con una modifica. Questo pantalone ha una linea che veste benissimo nel punto vita, nella pants davanti e nella pants dietro e anche nel bacino perché è un pantalone dalla linea molto asciutta, molto aderente. Che cosa cambio? Dal punto del ginocchio in giù io lo farò diritto, non farò il pantalone a zampa, a me non sta bene. Ma questo progetto che si lavora con tessuti leggermente elasticizzati come il punto Milano, il punto Roma, un jersey di cotone pesante dedicato ai pantaloni, ti permette di avere un pantalone poliedrico da abbinare poi anche al blazer 113 e anche questo è un pezzo che amo davvero. Fammi sapere tra l'altro qui sotto in info box quali contenuti, quali pattern ti stanno piacendo di più. Fammelo sapere nei commenti perché qualcuno lo cuciremo insieme. Sia nel blog che nell'Academy qualcuno lo cuciremo insieme, pertanto se ancora non hai preso la rivista corri in edicola, accaparrati questo numero perché nel corso delle settimane, dei mesi lo vedrai spesso riutilizzato da me perché è un numero stupendo, ricco di modelli veramente versatili. Entrambi i progetti prevedono tessuti elasticizzati, anche piuttosto coprenti, per cui un punto Milano, un punto Roma vanno benissimo e soprattutto su questo pantalone ti consiglio di tenere appunto dal ginocchio in giù una linea più asciutta, ma lo puoi usare perfettamente anche come shorts per l'estate. La blusa 108, attenzione, ha del potenziale, va però un po' rivisitata. Torna questo stile un po' premaman, dalle linee molto morbide, ma adesso noi lo andiamo a modificare. In che senso? 1.
non prendiamo questo tessuto dal sapore vintage, personalmente meravigliosi, ma personalmente non rientra nel mio gusto. La pieghettatura del corpetto davanti è molto bella se è valorizzata, quindi valorizzala con un tinta unita, cioè se hai un capo molto semplice puoi mettere come la t-shirt che avevamo visto prima, che ti ho detto che la puoi realizzare in N modalità con N scollature, sfrutta delle stoffe stampate perché tanto il modello è lineare. Ma quando hai un modello ricco di pieghe, plissettature o altro, se vuoi davvero far valorizzare quelle plissettature, scegli un tessuto tinta unita, non scegliere il tessuto stampato. Verrà bello uguale, però non valorizzerai la plissettatura, la piega, la lavorazione. Qui c'è una lavorazione che forse neanche ti eri accorta che c'era, ma ti eri accorta grazie, perché sono veramente sempre molto minuziosi e accorti in Casaburda, perché ti hanno fatto una foto grande, uno zoom, e allora ti sei accorto o accorta del dettaglio delle pieghe, ma anche della lista bottonatura laterale. Tessuti leggeri, coprenti, dedicati alle camicie. Questo progetto deve categoricamente restare una blusa, non può diventare un abito, perché tutte ste pieghe sotto, altrimenti sembrano un abito prima man, di nuovo. Rullo di tamburi. Quanto bella è la giacca 115 e attenzione perché anche qui c'è del potenziale e molto. E questa giacca, giurin giurello, la troverai pubblicata in Academy perché me ne sono così tanto innamorata che ho deciso di farmi questo cappottino. Se tra l'altro non sei ancora iscritto in Academy, magari link qui sotto, trovi l'iscrizione alla newsletter e puoi anche iscriverti all'Academy, l'iscrizione è completamente gratuita. Questa giacca ha del potenziale perché? Perché in qualsiasi tessuto tu la voglia realizzare, lana cotta, i motivi stampati, con magari proprio il tessuto di lana, il panno di lana di Cappotti, o ancora in un tessuto Chanel, o ancora in un tessuto magari idrorepellente. Questa giacca ha un sapore classico meraviglioso. Possiamo andare a modificare la forma di questa giacca. A me che la giacca vada giù larga non piace tanto, per cui possiamo farla dritta. Ma se a te piace larga, proseguila larga fino al polpaccio e diventa un trench. Questa giacca è un finto doppio petto, non ti ci far spaventare. Può diventare una meravigliosa giacca a doppio petto, come un fantastico spolverino, come anche, magari vedremo più avanti, un simil trench, perché questo collo, un attimino cadente, ci conferisce l'opportunità di trasformarla un po' in una sorta di spolverino. Foderata, fliselinata, dirti che la adoro è dire poco. Dirti che ho già deciso il tessuto con cui la realizzerò è un altro dettaglio. L'ho già deciso, il tessuto è pronto, la fliselina anche, la fodera pure, ci manca solo da rivederci in Sara Poiese Academy per cucirla assieme. Proseguiamo, l'ho adorata questa giacca. Gonna 106, interessante perché la puoi realizzare in jeans stretch. La puoi personalizzare con le tasche, la puoi anche un po' accorciare, ma questa gonna è veramente bella di questa lunghezza e ha una cerniera zip sul lato, sul fianco, invisibile. Veramente poliedrico questo capo e ti permette di indossarla in ufficio come nel tempo libero. È molto bella se indossata con questa camicettina, ma anche con una t-shirt o una camicia classica. Questo modello davvero, se lo realizzi in punto Roma, in jersey punto Roma, in jersey punto Milano o anche appunto nei jeans elasticizzati, è davvero un capo che sfrutterai nel tempo libero e nel tempo lavorativo. L'abito 103 io lo boccio, ma lo boccio solo per una ragione, perché gli abiti wrap dress, cioè gli incrociati, a me stanno bene se sono dei veri wrap dress, cioè se danno aria, sfogo al décolleté. Questo è un finto wrap dress, perché in realtà sotto c'è un abito camicia con questa finta abbottonatura ad abito incrociato. Ecco, in questo caso a me per la mia fisicità tira nel seno. Perché il wrap dress in realtà mi aiuta a sfogare il décolleté davanti. Ma consiglio, perché non prendi lo stampo sotto del tuo abitino, quello proprio a camicia, perché tanto come c'è il centro davanti, il lavoro di destra, così c'è il centro davanti, il lavoro specchiato, e lo traduci in un semplice abito abbottonato a camicia con la lista abbottonatura fino in fondo? Chi te lo vieta? Nessuno.
o ancora nessuno ti vieta di prendere la parte davanti del corpetto, duplicarla e togliere la base sotto, mantenendo così un wrap dress davanti e dietro. Dovrai soltanto aggiustare un attimo la larghezza della spalla per far sì che la spalla dietro combaci con la spalla davanti nella wrap dress, ma hai così trasformato completamente un abito che per il resto è meravigliosamente impeccabile, non ci toccherei niente neanche nel polsino. Abbiamo la scuola di cucito per la lunghetta, abbiamo tutti i modelli evidenziati che non sto qui ad illustrarvi e proseguiamo sulla lavorazione del servizio consigli di stile basic da amare per 12 capi must have. Allora, vi ricordate quell'abito all'inizio che vi avevo detto che andava svecchiato perché aveva le maniche troppo larghe, ma era molto bello perché aveva un taglio stile impero con i tagli verticali? Eccolo qui, cambia completamente se segui i miei consigli. Mantieni la manica non allargata ma semplice, mantieni il taglio a stile impero, lo gestisci nella lunghezza e lo fai un pochino più corto e voilà, hai un perfetto abito portabile quando vuoi, ovunque. Viene poi abbinato a questo modellino molto semplice di camicettina, anch'essa con la pensa orizzontale, che ha questa abbottonatura molto particolare sulla spalla. Bella, veramente, basta fliselinarne la abbottonatura e creare o dei bottoni click clack o dei bottoni con l'asola. Questo è un dettaglio veramente splendido. Di questo modello non cambierei assolutamente nulla, se non ti proporrei una variante: allungalo fino al ginocchio e trasformalo in un meraviglioso abitino in stile marina. Perché marina nel senso yacht, marina beach, marina stile armata, marina, insomma, non il nome marina, ecco, ma marina militare, marina delle navi, eccetera, eccetera. Ci siamo spiegati? Perché? Perché potresti farlo tutto bianco con i bottoni blu, il colletto blu, la fascettina blu, il polsino blu, una cinturina blu e avresti un perfetto abitino da indossare per andare in crociera. Marina, militare, acqua, crociera, ci siamo capiti? Proseguiamo, concedimi questa battuta, con la blusa 122, taglie curvi. Abbiamo le taglie dalla 36 alla 48 burda, che quindi arrivare alla 48 burda vuol dire arrivare alla 52 taglia italiana. Bella questa blusa, te la andrei eventualmente a chiudere un pochino nella manica, perché questa manica tendenzialmente è un attimino morbida. Io te la farei un attimo più asciugata. Per quanto riguarda la gonna 107, io personalmente non la farei per una taglia 52 italiana, perché trovo che un tubino molto corto enfatizzi la coscia, però dipende dai gusti, perché se ti senti a tuo agio ad indossare una gonna così corta, anche se sei una taglia 52, va bene, l'importante è che tu ti senta a tuo agio, il resto del mondo non conta. Se però hai paura di evidenziare una parte del tuo corpo con il quale magari non ti ci senti in zona di comfort, allora attenzione, piuttosto che lavorare questa gonna magari con le righe che evidenziano proprio il punto davanti del centro della gonna, allora piuttosto opta magari per una gonna leggermente svasata e un attimino più morbida. Torna quella top 109 sempre con il colletto e questo in cavo ascellare molto chiuso, come vedi ti avevo detto che era perfetto anche come sottogiacca, e viene proposto il pantalone 125, è la stessa tipologia di pantalone che ti avevo proposto prima, quello nel quale ti avevo detto io questo pantalone non me lo posso permettere perché sono alto 1,70 m e questo pantalone mi insacca. Se però lo realizzi in chiffon o in un tessuto estremamente leggero, magari ecco con una scarpa ginnica ti insacca, fa volume, ma è passabile. Qui la stessa modella che ha un look molto più slanciato ti rendi conto che non ha lo stesso effetto slanciato che ha invece su un capo del genere, ok? Però il principio è lo stesso pantalone che abbiamo visto prima. La t-shirt 124, perfetta da realizzarsi con un'accortezza, accorcia la manica perché questo modello veste lunghissimo di manica e stringi la manica perché la manica, te ne accorgi da qua, è molto larga. Poi non ti lamentare dicendo che Burda fa le taglie grandi, no, Burda fa le taglie giuste, le fa perfette, ma tu devi saper A, leggere le foto, B, leggere e interpretare bene il cartamodello. Questa veste larga, quindi se tu vuoi una manichina più asciutta,
questa la devi stringere e comunque tutto sommato te ne accorgi anche da qui perché vedi che la manica si allarga. Quei pantaloni belli che ti avevo detto che facevano parte del completo ciclamino, pantalone e blazer, rieccoli qui presentati in tessuto jeans. Come vedi la zampa secondo me enfatizza molto il fianco, quindi io la terrei diritta perché vedi che proprio fa effetto clessidra. Se invece l'avessi tenuta giù dritta, l'effetto sarebbe stato più slanciato. La blusa che abbiamo visto all'inizio, o meglio all'inizio era esattamente un abito ed era questo qui, esattamente lo stesso è presentato in blusa, come vedi scollo a goccia, le stesse nervature e lo stesso progetto semplicemente tagliato un pochino più sotto la vita e trasformato in blusa. Per quanto riguarda invece il cappotto che amo, adoro e che ti ho già detto che farò perché ho già scelto il tessuto e la fodera, rieccolo qui, stesso identico cappotto, ma qual è la variante? Portato lungo, aperto e non a doppio petto, quindi vedi che ottieni questo effetto quasi trench, quasi soprabito, e qui hanno cambiato la manica, hanno fatto una manica molto ampia. Io personalmente farò la manica diritta perché lo voglio più effetto sì trench ma a manica dritta. Non lo farò così svasato perché sennò mi allarga troppo la figura, lo farò diritto, ma lo farò perché mi piace tantissimo. Proseguiamo con l'abito tunica e qui è presentato un progetto che da tanto non c'era su Burda, per cui grazie redazione Burda Style, perché il 104 presenta un modello semplice e pulito di blusa ad effetto polo e l'effetto polo abbiamo imparato a cucirlo in scollature 2, dove abbiamo imparato a fare tante scollature a polo diverse, scollatura diritta, scollatura a punta, finta scollatura a polo. Quindi abbiamo davvero tanta carne al fuoco per poter cucire questo progetto in cotone piché, in cotone a nido d'ape, in rasatello di cotone, in jersey di cotone, anche nei tessuti delle polo, ma perché no, anche in una viscosa stampata per ottenere un look veramente molto elegante. Questa stessa maglietta, ti ricordi che avevamo visto la maglietta nel campo da tennis come servizio? Ti ho detto che questo cartamodello lo distruggerò. Eccolo qui, lo porti in lungo e ottieni un abito, perché no, in velluto elasticizzato. Stesso modello, grandi differenze. E poi il servizio, spero di non dimenticarmi nessuna pagina, si conclude con quest'abito 130 che dietro ha una linea diritta e poi un'arricciatura e davanti invece ha questa linea piuttosto asimmetrica. Personalmente non lo gradisco, ma solo perché ha una linea eccessivamente asimmetrica. Però tutto sommato è un abito veramente elegante e anche al tempo stesso piuttosto leggero e disinvolto, perché se lo realizzi magari in un cotone molto leggero, questa arricciatura nel girocollo consente, più che arricciatura, queste pieghe consentono un buon movimento nel punto seno e anche questa asimmetria nel punto vita consente un buon gioco. De gustibus, ovviamente. La rivista termina con le anticipazioni del mese successivo e insieme dunque abbiamo visto il Burda Style aprile 2023. Spero che questo contenuto ti sia piaciuto. Se è così clicca un bel pollicione alzato, scrivimi i tuoi commenti qui sotto e ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio sartoriale, la tua content creator Sara Poiese.